Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferin o se preferite Meloki. Se siete arrivati in questo video avrete sicuramente letto il titolo, tuttavia prima di dire qualunque altra cosa vi avviso. Ci saranno spoiler avanzati della trama sia di Final Fantasy XV che del DLC episodio pronto, per cui se non avete giocato né l'uno né l'altro o comunque non volete rovinarvi la sorpresa o magari non vi piace la mia faccia, vi suggerisco di chiudere questo video perché stiamo per parlare di argomenti caldi. Ho deciso di fare questo video per condividere con voi alcune idee che mi sono venute in mente giocando episodio pronto, una pulce nell'orecchio che mi ha fatto immaginare attraverso degli indizi che effettivamente la Ranea Highwind, la donna che ci accompagna durante l'avventura di Prompto in episodio pronto, non sia la vera Ranea, bensì Ardyn. Attenzione, li ho chiamati indizi e non prove, proprio perché sono perfettamente consapevole che quello che sto per dire è più vicino alla fanfiction che alla speculazione. Questo perché, proprio per il tipo di narrazione che si trova a Final Fantasy XV, è praticamente impossibile che un colpo di scena o comunque un elemento narrativo così importante venga presentato in questa maniera. Ma comunque, per quanto tutto questo quindi non possa neanche lontanamente essere definito canonico, neanche possibilmente canonico, è davvero la visione che voglio avere io degli eventi. Questo perché in questa maniera riesco a giustificarmi certe azioni, certi dialoghi, certi comportamenti o certe mancanze di comportamenti, azioni e dialoghi che in caso contrario troverei davvero difficili da giustificare. Quindi mettetevi comodi ed ecco a voi 6 indizi elencati in ordine crescente di importanza che potrebbero svelarci la vera identità di Ranea Highwind nel DLC episodio pronto. Quindi partirò dai più banali, dai più tirati per i capelli, fino ad arrivare a effettivamente certe cose che lasciano pensare parecchio. Buona visione! Indizio numero 6. L'abbigliamento. Come già detto, partirò con l'esaminare gli elementi più estremi per proseguire verso la concretezza e l'abbigliamento di Ranea nel DLC è molto più sobrio, pratico ed elegante, come è detto nella descrizione stessa dell'accessorio. Inoltre ha anche un taglio imperiale che ricorda parecchio il cappotto asimmetrico di Caligo. In più, nel suo design sono presenti degli accessori che richiamano l'abbigliamento di Ardyn, ovvero i guanti senza dita, un borsello legato alla coscia e il modo di indossare la sciarpa ricorda parecchio la mantella dell'uomo. Indizio numero 5. Non parla mai di Ardyn. Se nel gioco base Aranea non si fa scrupolo di rivelare fin da subito la sua avversione per il cancelliere, in episodio pronto non lo nomina nemmeno una volta, né commenta gli eventi del gioco, che sono chiaramente da lui provocati. Ora, va detto che in Final Fantasy XV 4/5 dei problemi e anche buona parte delle soluzioni sono responsabilità di Ardyn, ma viste le reazioni comunque intense di Prompto e il carattere spigliato di Ranea, è strano che la donna non faccia mai un singolo commento al riguardo. Indizio numero 4. Livello ed equipaggiamento. Ranea Highwind è un NPC di livello 48 all'interno di Final Fantasy XV ed è possibile nel gioco base visualizzare sia il nome del suo equipaggiamento che dei suoi accessori e delle sue abilità. Ora, probabilmente, quasi sicuramente, l'assenza dei suoi accessori nel DLC è dovuta solamente al fatto che il DLC stesso a non prevederne, anche se sarebbe simpatico immaginare che siano assenti perché effettivamente quella non è la vera Ranea ma Ardyn che ha preso il suo aspetto e utilizza una replica dell'arma originale. In ogni caso, la cosa veramente curiosa è un'altra, ovvero il livello del personaggio, ben 58, ben 10 livelli in più rispetto al gioco base, oltre alla capacità di utilizzare il suo attacco speciale, ovvero Highwind, consumando una barra turbo in meno rispetto al gioco. In effetti non ci vuole una vista di falco per notare che la Ranea del DLC è molto più forte e aggressiva rispetto a quella del gioco, al punto da riuscire a battere tranquillamente i boss da sola, con Prompto che resta a guardare, schivando giusto qualche colpo. A questo aggiungerei il fatto che la sua barra degli HP non è visibile a schermo, il che, insieme al suo livello eccessivo anche per la difficoltà del titolo, del DLC, la rende di fatto un NPC imbattibile dai nemici di gioco. Indizio numero 3. Le animazioni e il carattere.
Ho analizzato il modo di combattere di Aranea sia nel gioco che nel DLC e devo dire che, a parte la forza superiore, la maggiore aggressività e la già citata invisibilità dei suoi HP nel DLC, le sue animazioni di attacco sono assolutamente interamente identiche. Visto questo più che comprensibile copia e incolla, quindi, sono rimasta sorpresa quando ho scoperto che invece le sue animazioni durante l'esplorazione sono quasi completamente diverse e che non solo. Nel DLC la donna condivide anche un paio di animazioni e movimenti con il modello di Ardyn incontrato in Final Fantasy XV, cosa non presente nel gioco base. Un altro aspetto interessante è il suo modo di porsi, che è sempre duro diretto, però mai sensuale, a differenza della draghiera del gioco. Lei infatti nel DLC stuzzica Prompto, lo sgrida e si congratula con lui in una maniera molto più sobria, oserei dire quasi mascolina, molto più seria, ben lontana quindi dalle foto in down blues e dai sorrisetti a cui ci aveva abituato nel titolo base e soprattutto grazie al glitch che permetteva di tenerle in squadra. Indizio numero 2. Ciò che dice e ciò che sa. Siamo arrivati ai primi 2 indizi, quelli più caldi, quelli più intriganti. Aranea è una donna molto schietta, sensuale, femminile, ma a modo suo estremamente forte, coraggiosa, diretta, che non ha paura di dire ciò che pensa e ciò che fa. Eppure nel DLC Aranea mente, è una gran bugiarda e sa anche cose che non ha modo di sapere. So this is that new model they're working on. Mente a Prompto, dicendogli che i suoi amici le hanno chiesto di salvarlo, mentre loro non sanno nemmeno se lui è ancora vivo. In case you forgot, your princely pal and I weren't always on such friendly terms. But you know what? He put all that aside and asked me to make sure you were safe. He did? Did they say anything else about me? Not that I can recall. Right. His Highness was so worried about you he could barely speak. But don't worry, I whipped him into shape. Wasn't there one more of you guys? Yeah, there was. We lost track of him. Is he dead? I don't know. Then quit moping, keep hoping. And in the meantime, handle what's at hand. Durante il DLC, Aranea parla di spie, di un intel che le ha rivelato i piani segreti di Vestel. According to my intel, they're housing the new model here. It's some kind of Magitech armor, right? What's so new about it? This one's got a ghost in the machine. Chief Pasithia himself managed to fuse his soul with the core. Mentre a quel punto del gioco, lei ha già levato le tende da Niflheim e sta usando i suoi uomini per aiutare la gente di Tenebre. So if it's not you, we think. Oh, thank the demons. Pawns of the Imperial Army. The army that you fight for. Fought for. My men and I are in the search and rescue business now. E a che pro, una volta abbandonato l'esercito imperiale, continuare a spiare uno scienziato sparito nel nulla? Inoltre, come avrebbe mai potuto infilare delle spie non Magitech in una base medico-scientifica, lei che è un militare di prima linea con dei soldati ai suoi ordini da prima linea? Altro punto, perché conosce la posizione di Prompto e della base stessa? Se quello è un laboratorio, il primo laboratorio Magitech, vecchio 30 anni, praticamente l'età stessa di Aranea. Aranea è una donna sveglia, quindi posso credere che abbia fatto 1+1 comprendendo l'origine della magitecnologia imperiale. Posso anche credere che, in quanto ex mercenaria o comunque mercenaria soldata dall'impero di Niflheim, non si fidi di niente e di nessuno e che non si faccia problemi a confidare ai 4 protagonisti i suoi timori sul cancelliere e sui demoni usati dall'impero stesso. Ma davvero non riesco a credere che abbia delle spie ovunque, che individui Prompto in una base dimenticata da Dio e che conosca il più grande piano segreto di Vestel per l'ascesa dalla forma umana alla forma di macchina immortale. Tra l'altro non capisco le ragioni per cui dovrebbe mai mentire a Prompto sui suoi amici. L'unica possibilità che mi viene in mente è per dargli coraggio e tirarlo su, ma mi sembra decisamente out of character, visto che è Aranea stessa a comportarsi invece in maniera molto dura e molto schietta con Innis e gli altri, nonostante Innis sia rimasto cieco da poco. Huh? What did you do to your eyes? Oh,
Just a flesh wound. Can you see? I'm afraid not. Wow, that sucks. It's a cruel world. Insomma, qualcosa non torna. Indizio numero 1. La scena finale e non solo. Siamo arrivati al clou di questo video. Infatti non solo Aranea mente, ma non fa quasi nulla per proteggere e salvare Prompto e, soprattutto, alla fine della fiera, non lo salva. Sconfitto Immortalis, infatti, Aranea si fa lasciare nel nulla assoluto accanto alla carcassa appena spenta della più pericolosa arma ammazza dei sulla faccia della terra, senza provare la minima preoccupazione che possa riattivarsi. Inoltre, se diamo per scontato che in qualche maniera è riuscita a recuperare le coordinate di questa base, in qualche maniera è riuscita a scoprire che Prompto si trovava esattamente in quella base, insomma, dando per scontato un bel po' di cose, diamo anche per scontato che Aranea abbia raggiunto quel laboratorio con un'aeronave e che andrà via con lo stesso mezzo di trasporto. The boy has become a man. Anyway, Grolly is straight ahead. Non vedo quindi le ragioni per cui non portare Prompto con sé e farlo riunire tra amici, piuttosto che indicargli una direzione vaga con la mano per indicargli la capitale imperiale e farlo andare via su una motoslitta in mezzo al nulla, alla mercé dei demoni non appena cala la notte. Di fatto quindi Aranea non solo non salva Prompto, ma lo getta praticamente tra le fauci di Ardyn o di qualsiasi possibile pericolo presente in quella regione ormai ghiacciata, visto che Aranea, per quanto non ne discuta mai, sa perfettamente che Ardyn è nel laboratorio e che comunque è responsabile di tutto. Of course it was Ardyn. E non avendolo trovato lì, dovrebbe ben pensare che sta escogitando qualcosa, del resto è lei la prima a dirci di non fidarci del cancelliere. La scena prima dei titoli di coda lascia un po' il tempo che trova per questa mia speculazione, dato che il piccolo taglio fra un'inquadratura e l'altra potrebbe far supporre che sia passato veramente tanto tempo e che Prompto si sia mosso di tantissimo, anche se la luce è praticamente identica, quindi credo che davvero siano passati un paio di secondi. Ma non è da escludere che il nostro Ardyn Aranea si sia fatto volutamente lasciar lì, magari per sbrigare qualche affare con ciò che rimaneva di Verstel, o semplicemente per far allontanare abbastanza Prompto per poi poterlo inseguire con calma fra i ghiacci, mentre esercitava la sua antichissima arte dello stalking inquietante di cui è supremo maestro. Insomma, come avrete capito, abbiamo tanti indizi ma nessuna prova. Ho già detto che personalmente voglio davvero credere che Aranea in questo DLC sia Ardyn. Questo per dare un senso alle piccole ma continue incoerenze narrative di questo gioco continua a regalarci. Infatti è troppo fortuito l'arrivo di Aranea in contemporanea alla completa scomparsa di Ardyn, affinché non si incrocino mai. Preferisco quindi credere che Ardyn abbia giocato con Prompto per tutto il tempo, armandolo, spingendolo nella direzione giusta, per poi usare un aspetto per Prompto assai rassicurante, sappiamo che Prompto ha un po' un debole per Aranea, e riuscire così quindi ad assicurarsi che il ragazzo non si facesse del male e soprattutto capisse cosa stava accadendo intorno a lui, visto che fortuitamente le spie di Aranea erano già riuscite a sapere perfettamente il piano segreto di Verstel nei minimi dettagli e particolari. Ovviamente voi potreste obiettare domandandovi: ma qual è il reale motivo per cui Ardyn avrebbe dovuto fare tutto questo? Ma la risposta rimane sempre la stessa, ovvero il perché lui, perché si annoia, perché Ardyn. Però davvero a questo siamo ormai già abituati da centinaia di ore, quindi preferisco davvero pensare che si tratti del suo ennesimo piano inutilmente contorto, piuttosto che dell'ennesima sceneggiatura scritta senza sforzo. Hello, it's me. Be so kind as to open up. Wow, that worked. Tra l'altro il fatto che Ardyn anche in questo DLC canticchi le canzoncine di Prompto, abbiamo la canzoncina dei Chocobo, in questo DLC la fanfara della vittoria, mi fa un po' pensare che in effetti Ardyn sia un personaggio particolarmente legato a Prompto, un po' per la sua natura di MT difettosa, un po', ed è il motivo più probabile, per il fatto che il ragazzo è il migliore amico di Noctis e quindi di fatto l'ultima persona ancora in vita attraverso cui lui può tormentare il protagonista. Ever at your side.
Per cui, per quanto strampalata, preferisco questa versione dei fatti all'idea che abbiano ficcato dentro il DLC Aranea in maniera del tutto incidentale al rilascio del preordine dell'action figure. Insomma, ditemi quello che ne pensate. Ovviamente, ripeto, si tratta di mie idee strampalate, si tratta di vera e propria fanfiction fatta video. So perfettamente che tutto questo non è canonico, però fatemi sapere che ne pensate, se pensate che questi indizi sono eccessivi, sono tirati, per quale motivo, se magari ne avete trovati altri che potrebbero rendere più forte questa mia ipotesi. Insomma, ditemi tutto quello che ne pensate nei commenti, sempre in maniera civile, facciamo una bella discussione. E ci ho detto io, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di dimostrare il tuo apprezzamento lasciando un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link a Ko-fi, un sito attraverso cui è possibile offrirmi un caffè, o più di uno, sia con PayPal che con carta di credito. Anche in questo caso però mi farebbe piacere che i campi facoltativi di nome e commenti fossero compilati, così da sapere chi ringraziare e cosa pensi del mio lavoro. Va da sé che qualsiasi tipo di supporto, sia esso verbale o economico, è sempre il benvenuto. Detto questo, grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video.